Adesso ho un piccolo gioco, ti introduco la nostra black box. Devi toccare. Tocca e indovina che cos'è. Che cosa può essere? On the go. With Ginta. Gennaro Esposito, sono felicissima di averti qui oggi. E sai che la cosa che mi colpisce più di te è la tua generosità. Tu come ti definisci? Ma io è meglio sempre che ti definiscono gli altri, no? Però sì, la generosità è un tratto che mi appartiene. Sono anche una persona disponibile, paziente, curiosa e comunque determinata nel momento in cui bisogna fare il lavoro. Beh, quello l'abbiamo veramente visto tutti, perché Grazie. Dal partire a 14 anni a lavorare in una pizzeria, vero? Sì, un ristorante pizzeria, sì. Ad avere 2 stelle Michelin. Com'è stato questo percorso? Ma io ringrazio tutti i giorni Dio per questa opportunità che mi ha dato, perché in realtà prima di entrare in cucina a 14 anni ho lavorato con un mio zio a cui sono stato molto affezionato e che aveva un laboratorio di pasticceria e lì io ho avuto subito a che fare con l'ordine mentale del lavoro, l'impegno, la responsabilità di avere a che fare con le persone, relazionarti tutti i giorni con colleghi di lavoro, clienti, le dinamiche che nascono con il lavoro e soprattutto la soddisfazione che ti dà il lavoro, di sentire che stai crescendo, che stai migliorando, che hai imparato a fare delle cose, che hai arricchito le tue conoscenze, ed è una bella sensazione che, devo dirti, mi ha appagato sempre tantissimo. Non ho mai avuto bisogno di molto altro, sono stato molto soddisfatto di quello che ho fatto. C'è stato un momento da ragazzino, da bambino, dove hai veramente sognato, ok, voglio fare lo chef? No, in realtà non c'è mai stato. No? È capitato? Mi dispiace deluderti. No, io in questo mondo della cucina ci sono arrivato piano piano, senza neanche accorgermene, quasi naturalmente, perché poi quando si è trattato di scegliere la scuola da fare, sai, non avevo grandi velleità dal punto di vista matematiche o comunque aritmetiche, quindi non mi piacevano quel genere di materie, mi piacevano molto tutte le materie invece umaniste, però mi piaceva avere a che fare con un percorso di insegnamento che mi avrebbe dato la possibilità di lavorare, di essere sul pezzo. Esatto, di rendere pratiche tutte le nozioni che imparavo tutti i giorni, e quindi ho deciso di iscrivermi a scuola alberghiera, devo dire con tanta curiosità. L'impatto nel mondo del lavoro e soprattutto a scuola è stato difficile, perché forse non ho trovato magari le persone giuste subito e io stesso ero preso un po' da dubbi e da incertezze. E che tipo di dubbi ti venivano? Che cosa ti Ma se fosse stata veramente la cosa che avrei fatto tutta la vita, perché comunque noi che abbiamo un'educazione diversa come generazione, non sei elastico nel pensare di cambiare lavoro totalmente o di rivoluzionare la tua vita. Siamo sempre affezionati a degli schemi più rigidi, più classici, no? Oggi magari uno cambia lavoro, non lo vive con più leggerezza, e io non volevo sbagliare, no? Non volevo che quella pressione. scelta... Sì, in effetti oggi te la dico un po' così, ma è stata effettivamente una pressione. Ma la passione comunque ti è stata trasmessa da qualche parte a casa? Chi cucinava? Sì, è indubbio che noi viviamo, nasciamo sempre come generazione da uno schema familiare dove certe figure avevano certi ruoli, no? Ovvero? La nonna, la zia, la mia mamma stessa è una bravissima cuoca, e quel lavoro là ti entra dentro, c'è quell'atteggiamento così rispettoso
delle nostre mamme sul cibo, sui prodotti, sulla stagionalità, sulla sensibilità. Non ti nego che questa cosa mi ha subito colpito tantissimo. E cosa ti mettevano a fare la nonna, la zia, la mamma? Le cose che mi ricordo: metti la tavola, metti i bicchieri, prendi questo, prendi quello. Tagliare era ancora presto. Sì, la mise en place, come oggi la chiamano quelli che parlano difficile. C'è un gusto della tua infanzia che veramente ti è rimasto impresso? Magari un piatto della nonna? Ma sono tanti i gusti, ma più che altro, sai, i gesti, quelli me li sono portati davvero appresso, perché sì, quel modo di fare, quel muovere, quel girare, quel tagliare, quel coccolare il cibo in quel modo, io a volte mi chiedevo perché tutto questo amore. Poi ho capito, cioè, perché sai, nel cibo quello che tu fai ti viene sempre restituito in termini di sapore, di bontà, di cura, no? Quindi più amore ci metti, meglio esce un piatto. Sì, l'amore è una parola che vuol dire tante cose, no? Passione. L'amore vuol dire cura, vuol dire precisione, vuol dire rispetto, vuol dire dettaglio, vuol dire etica, cioè vuol dire tante cose. Quindi l'amore in questo senso più ne metti e meglio è. Qual è la tua visione, la tua missione come chef? Ma io ci sono delle cose che sicuramente hanno toccato particolarmente le mie corde di chef, tipo per esempio vedere che alcuni tuoi piatti finiscono nelle tavole di tutti i giorni delle persone a casa. Ovvero quali, per esempio? Ma non lo so, tipo la parmigiana di pesce bandiera, no? Che è un piatto che ho provato a fare nel 94-95 e oggi lo rivedi. È stato acclamato. No, sai, la gente va in pescheria, dice dammi il pesce, perché sarebbe il pesce spatola, no? Che devo fare la parmigiana, perché è un piatto semplice, è però molto buono, è un modo di far mangiare il pesce magari a chi non lo ama particolarmente, ma soprattutto è un piatto di gusto molto, molto nostro. In generale questo tipo di situazioni mi danno un grande senso di responsabilità, perché allora quello che io dico, quello che io faccio ha una ricaduta sulla vita della gente di tutti i giorni, no? Ha un potere, quello di suggestionare, suggerire o comunque condizionare. Quindi sono sempre poi stato sempre più attento a dire le cose in modo giusto, a dare delle informazioni nel modo corretto, perché secondo me oggi lo chef riesce a parlare a tante persone e deve sapere quello che dice, perché se ha un senso bene, se no è meglio stare zitti, no? Che ne pensi? Beh, io ho letto che la tua missione è quella di onorare un po' le tue radici. Tu sei nato a Vico Equense, ne hai fatto una festa. Che cos'è la festa a Vico? Le radici sono molto importanti, però noi oggi da italiani innanzitutto dobbiamo essere bravi a far comprendere queste radici, questo significato all'estero, al mondo intero. Quindi il nostro linguaggio deve essere sempre meno romantico e sempre più come posso dire, esportabile, deve creare curiosità, deve portare la gente da noi, deve far viaggiare i nostri prodotti all'estero, e questa è un'altra parte del lavoro di uno chef importantissimo. Io, però, non ti ho detto, tra le parole giuste che possono descrivere il mio carattere, io sono un po' così inquieto, per cui tanti anni fa ho pensato di fare questo evento, questa festa, che ormai facciamo da 23 anni, e volevo fare una festa per gli chef, un momento di festa tra amici? Tra amici, e fortunatamente ne ho tanti di amici chef, ma invitare e poi piano piano allargare il giro con chiunque volesse poi parteciparvi, e creare un momento di festa, ma anche di scambio di cultura, di democratizzazione del cibo. Sì, ok, va bene, il ristorante è stellato, il cibo è stellato, però non dobbiamo mai perdere quella caratteristica che il cibo ha basicamente, che è proprio mettere le persone insieme, no? Cioè la convivialità, e quindi un momento in cui i grandi chef incontrano le persone appassionate, quelle che magari al ristorante ci vanno ogni tanto, però vogliono capire di più, vogliono sapere di più e vogliono trovare un momento appunto di interazione con gli attori della grande cucina italiana.
e poi mettere insieme i produttori, gli artigiani, tutto il mondo virtuoso del cibo in un posto per un giorno, per 2 giorni, per anche fare un attimo il punto della situazione su dove sta andando la cucina. Un simposio quasi, eh? Sì, adesso piano piano sempre con qualche tocco culturale in più, però una festa. Una festa dove partecipano più di 150 chef da tutta Italia. Sì, molti di più, in realtà. Molti di più, quanti sì. sono? E ultimamente siamo arrivati a 350 all'ultima edizione, sì, perché abbiamo allargato gli eventi, facciamo più cose, ma soprattutto abbiamo dato più trasversalità, quindi partiamo dal cibo da strada per finire nei ristoranti a 2-3 stelle Michelin, ai grandi pasticceri italiani, che ce ne sono tantissimi. Raccontiamo le eccellenze del cibo, ma lo facciamo con grande rispetto e una grande voglia di stare insieme. E anche a fin di bene. Non ultimo, appunto, la parte di sociale della festa, che quest'anno ha raccolto 260.000 euro. Ne abbiamo coinvolto 5 onlus, forse 6, che incassano direttamente tutto quello che noi vendiamo come eventi, appuntamenti, degustazioni. E quindi si può fare una bella festa, si può stare insieme, si può parlare di cucina, si fa cultura, ma non ci dimentichiamo di chi è meno fortunato di noi. Tu sei un paladino della dieta mediterranea. Quali sono le caratteristiche? È uno stile di vita, ancora prima che una dieta, che un regime alimentare. In poche parole parliamo di un cibo ricco di fibra, molto equilibrato, che segue la stagionalità, che fa molto uso di verdure, cereali, legumi, pesce, carne bianca, meno carne rossa, e i zuccheri non c'erano proprio, quindi capisci bene che era di per sé un modo di alimentarsi saporito, gustoso, equilibrato e sano. E cosa ne pensi delle diete moderne, più che diete, modalità di mangiare moderne, delle tendenze che ci sono? Le rispetto moltissimo, però come vedete non è che proprio sono uno che può parlare di diete moderne. No, più che altro il gluten free, chi mangia soltanto alimenti crudi. Io penso che ripeterò le parole che mi dicono sempre a proposito di corretta alimentazione. Noi dobbiamo mangiare tutto, e partendo dare più importanza a certi alimenti e molto meno a grassi, zuccheri e prodotti molto processati. Se facciamo questo, naturalmente ci alimentiamo bene. Poi è chiaro, gli estremismi non sono mai una buona cosa, secondo me, in generale nella vita. Ma rispetto tutte le abitudini, però quando viene da me una persona vegetariana, io a volte gli chiedo, ma per un giorno non puoi essere più curioso di assaggiare e interrompere la tua disciplina che può avere a che fare con etica, con chi vuoi tu, però per un giorno e a volte scherzosamente ci ridiamo su, però c'è chi ha questo tipo di approccio, nel senso che pur rimanendo vegetariano però ogni tanto crea delle pause, perché quando parliamo di grande cucina parliamo di una cosa culturale. È sbagliato che la cultura si adegui all'essere umano, alla persona, ma è più giusto che la persona venga incontro alla cultura. Ecco, sviluppami un po' questo concetto. Diciamo che ci stiamo infilando in un ginepraio, però quello che non mi piace è che, ripeto, queste cose possano essere dei fondamentalismi. Capisco il rispetto per gli animali, capisco il rispetto per tutte le abitudini che una persona può avere, però se io vado a teatro e in quel momento suono la tromba, io non posso dire no, la tromba non mi piace, non la far suonare. Cioè vado in un posto dove c'è un'espressione culturale di una persona che immagina quello spettacolo in quel modo, secondo me o io vado per ascoltare quello spettacolo o no. A volte ci chiedono, mi fai un menù da 10 portate tutto, e lì e poi diventa un pochino forse una forzatura quello che dico io. Però i ristoranti sono sempre più concentrati sull'utilizzo delle verdure, sempre più per abbassare zuccheri, sale, e per rendere l'esperienza anche sostenibile dal punto di vista
proprio della parte di equilibrio dell'alimentazione. Poi c'è un altro discorso, noi usciamo al ristorante tutti i giorni, non è che dici vado ogni tanto, quindi necessariamente bisogna cominciare a rivedere dei parametri che magari un tempo erano diversi. Quindi la cucina stellata è come se fosse veramente una performance. E raccontami un po' della tua prima stella Michelin, quando l'hai ricevuta, dove eri, con chi eri, come hai reagito, cosa è cambiato? La ricordo perfettamente perché ero al ristorante, suona il telefono e mi chiamò un giornalista locale, Gimmo, mi dice Giaro, guarda, hai preso la prima stella, mi hai preso la stella. E io mi ricordo che era una serata... Al telefono? Sì, al telefono, era di novembre, la serata, dissi ma che stai dicendo, tu vuoi scherzare? E lui disse no, io ti sto chiamando poiché la notizia è uscita prima con un comunicato stampa arrivato ai giornalisti, perché il giorno dopo sarebbe stato sciopero dei giornalisti. Sì. Quindi lui, che mi conosceva benissimo, che era un mio cliente, mi disse te la dico in anteprima, ma poi la vedrai sul giornale che uscirà domani. È stato un bel momento, cavolo. Bello. Beh, raccontami allora quando veramente hai creduto in te stesso, il momento in cui hai detto ok, adesso ho la va, lo spacca, quindi ci metto tutto me stesso, ci metto tutta la mia passione, tutto il mio talento, e hai intrapreso l'avventura della torre. Io sono fatto un po' così, immagino le cose, me le sogno, me le vedo e poi dopo le devo fare. Cioè, le devo fare per dimostrare anche a me stesso che non è solo un sogno, che non è solo una cosa difficilissima da raggiungere, ma che si può fare. E quindi nel 91 in realtà comincia Torre del Saracino come un ristorante un po' allineato a tutti i ristoranti della zona. Poi a un certo punto io sempre quella roba lì, io non ero contento, non mi sembrava di fare abbastanza, Mancava qualcosa. Mancava qualcosa e volevo cercare la mia strada, volevo cercare la mia cucina. Però sai, a volte faccio sempre l'esempio del disegno, no? Se tu devi disegnare un paesaggio e non hai la tecnica, fai un disegno orribile. Impressionista. Quindi, pure di più. Cioè tu invece, se hai la tecnica, dici traduci quello che stai pensando, che stai vedendo in realtà, quindi tra la mente e la tua mano interviene la parte dell'esperienza e della tecnica e riuscirai a fare un disegno fedele al tuo pensiero che ti rappresenti. Nella cucina era un po' questa suggestione di immaginare, non lo so, ti faccio un esempio, i broccoli e le alici, ma non sapevo come realizzarle definitivamente per farne un piatto perfetto. Allora ho cominciato a viaggiare, a studiare, a frequentare cucine importanti dove ho imparato diverse tecniche e poi con la forza dei nostri prodotti e l'immaginazione che ognuno di noi ha, ho cercato di cominciare a costruire la mia cucina e piano piano diciamo ci sto riuscendo. Io dico mai sto riuscito perché c'è tanto da fare, però siamo molto contenti, oggi ci rivediamo molto in quello che facciamo. Ci sono dei momenti magari nel percorso dove uno incontra qualche difficoltà, chi ti ha sostenuto in quei momenti? Ma non chi pensavo mi potesse sostenere. Sì? No, ma mi hanno sostenuto e mi hanno aiutato persone che non avrei mai pensato di incontrare nel mio percorso e soprattutto persone che inaspettatamente mi sono trovato al mio fianco quando ho avuto bisogno. Vedi, io penso in tutti i lavori c'è questo momento qui di solitudine, no? Che tu hai degli interrogativi, vorresti sapere se stai facendo bene o addirittura vorresti sapere cosa stai sbagliando e lì quando sei in quella situazione là, per tutte le persone che ti vogliono bene, sì, ti vogliono bene, ma non ti possono aiutare a sbrogliare quel momento lì di complicanze interiori, no? Quindi tu a volte hai bisogno di una persona che guarda con lucidità, con distacco e soprattutto con l'esperienza giusta per poterti dire cosa è giusto fare in quel momento.
e a volte trovi l'angelo, no, che ti indica la strada e a volte te la devi cavare da solo. E a chi ti rivolgi in questi momenti? Ma Che è la tua spalla? vabbè, chiaramente mia moglie è una persona meravigliosa, molto paziente, è diventata brava ad essere un ammortizzatore, no, per tutti questi momenti qua, perché sai, comunque abbiamo tante responsabilità, abbiamo tante persone che dipendono da noi, dalle nostre scelte, e quindi c'è anche quella parte lì, ma soprattutto io sono una persona che mi sveglio la mattina e vado a lavorare con tanta energia e con tanta passione, e se non mi sveglio così c'è un problema, divento un po' assente, cioè entro in un mood veramente non positivo, quindi ho bisogno sempre di costruire cose, di sapere che c'è un orizzonte sgombero davanti, e se non c'è lo sgombero io. Beh, il tuo ristorante, la Torre del Saracino, è veramente un'opera d'arte, perché una torre del 1300? Sì, no, del 300. Del 300? Sì, 300. sì, è perché quello è una torre normanna che fu costruita insieme ad altre torri che hanno la grande caratteristica di guardarsi a vicenda, e quindi si facevano segnali con l'acqua, col fumo, per avvisare appunto tutte le altre postazioni che c'erano attacchi d'arrivo, che c'era qualcosa che stava succedendo nel loro modo di segnalare. E quella torre, che è nata appunto come difesa, poi è diventata una serie di altre cose, ed oggi è una parte del nostro ristorante, dove facciamo la parte dell'accoglienza sopra in questa macina bellissima, e sotto abbiamo una cantina, e a quel livello pensi i muri sono 8-9 metri grandi, spessi, e quindi abbiamo naturalmente umidità, temperatura costante. Ideale. Perfetta, sì. Per cantine. Il vino ha un momento di vita, di evoluzione del bicchiere, della bottiglia. Il vino ha un momento di evoluzione della bottiglia che è fondamentale. A volte non riusciamo a capire quanto è importante, però quando parliamo di fare invecchiare un vino, invecchiare è una parola che porta alla negatività, ma invece evolvere un vino in bottiglia è una parte fondamentale della maturazione del vino, e se viene fatto in ambienti perfetti hai un'emozione incredibile. Che cosa desideri trasmettergli? Che cos'è l'emozione che vorresti che questo cliente vivesse? Ma io voglio fare una cucina sognante, tecnica, ricercata, ma in una parola una cucina mia, che si distingua dalle altre e che possa regalare all'ospite un'esperienza esclusiva. Il giusto tempo è il tuo ingrediente segreto? Tante volte lo è, perché il tempo è un ingrediente fondamentale per tutto, per la crescita, per l'esperienza, per la formazione, per creare il tuo mercato, per pensare, per tutto. Hai detto il giusto tempo. Che cosa significa per te il giusto tempo? È un tuo ingrediente segreto? Ma è sicuramente un ingrediente importantissimo. Il tempo è per tutto e per tutti un elemento di fondamentale importanza, ma in cucina il tempo è un ingrediente prezioso, perché definitivamente cambia il risultato della ricetta, quindi bisogna avere un giusto rapporto col tempo e un grande rispetto del tempo. Quando inizia la serata, quando inizia il servizio, che cosa succede da te in cucina? Tu arrivi, senti l'adrenalina, che cosa senti? Sei calmo, pacato? Che cosa succede in cucina in quel momento? Che sapori ci sono? Che suoni ci sono? Com'è la situazione? Questa fase qui l'abbiamo molto aggiustata, perché è vero, è bello avere l'adrenalina, e anche, come posso dirti, non voglio dire l'ansia, perché non è quello, ma lo stress dell'inizio del servizio. C'è sempre uno stress, c'è sempre un'ansia, c'è sempre un rispetto per
per la difficoltà, però oggi il nostro lavoro negli ultimi anni è stato molto verso il togliere queste sofferenze a chi lavora e il cercare di dare un criterio, un'organizzazione che non ci deve mai far temere il servizio, mai temere il nostro lavoro, anzi lo dobbiamo governare, lo dobbiamo gestire. Una volta che nel tempo è intercettato quali sono i momenti di crisi e i motivi di crisi e di difficoltà, dobbiamo lavorare per evitarli. È chiaro che ogni servizio è sempre diverso da un altro, sempre, magari mai non la si stessa ripete. cosa. No, ma non è proprio il tipo di clientela, il tipo di roba che ordinano, il tipo di comportamento al tavolo, ci sono 1000 variabili, quindi il servizio non sarà mai lo stesso, però noi dobbiamo proteggere la buona riuscita del nostro lavoro, proteggere il fatto che quella ricetta deve arrivare al commensale così come noi vogliamo, e questo è il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni proprio per dare al cliente un'esperienza, adesso non voglio dire perfetta, ma che valga il prezzo del biglietto, perlomeno. Sei uno che improvvisa? Mi piace molto improvvisare, ma non lo faccio mai con i clienti, lo faccio in altre occasioni. Io penso che siamo abbastanza esperti per poter improvvisare, ma ripeto, dobbiamo così tanto rispetto a chi viene da noi che l'improvvisazione non deve far parte del nostro lavoro. Che consiglio daresti per chi ha le prime armi? Io nel mio percorso sono partito da zero, quindi da un ristorante senza pretese. Piano piano ho voluto cercare quella strada lì dell'eccellenza. È giusto arrivarci, secondo me, a delle cose ambiziose, è giusto fare tutti i passaggi e tutte le esperienze che ti portano a capire determinati meccanismi, ma soprattutto dobbiamo guardare il nostro cliente negli occhi, sempre, capire la sua soddisfazione, capire il suo desiderio qual è, capire se è contento, se è felice, se è deluso. Cioè, molta gente non te lo dice perché non ha voglia di mettersi a discutere, ma dobbiamo capire se tutto ciò che sta facendo procura o non procura emozioni. Ma questo può succedere nella fascia di prezzo di 10, dei 20, dei 100, dei 1000 euro, non significa niente. Cioè, qualsiasi cosa tu faccia la devi fare con rigore, con entusiasmo, ma soprattutto con qualità. Quindi non mettersi mai a forzare le cose, ma arrivare nel giusto obiettivo con il giusto tempo e la giusta esperienza. Quindi deve essere anche un po' psicologo nel capire. Sì, è inutile andare lì a fare, cioè a me sinceramente tutta sta parte artistica della cucina, a volte che spesso i miei clienti mi fanno capire che immaginano, quella sta dentro le persone, ma nella cucina deve venire fuori l'ordine, la disciplina, la pulizia, l'organizzazione, la qualità, i prodotti, la squadra, il meccanismo che gira, i tempi giusti. Se il cliente si alza a fumare devi fermare, se si alza un'altra volta la signora devi fermare di nuovo. Cioè sono tante piccole cose che per arrivarci ci vuole il tempo che ci vuole. La tua prima mansione qual è stata? Quando hai iniziato? Da quando avevo 14 anni che sono entrato in cucina, ho cominciato facendo tutto. Mentre davo una mano a pulire le verdure, lavavo le pentole, pulivo un po' in giro, facevo i crocchè, qualsiasi cosa. E il passo a lavorare con Alain Ducasse? Quello è successo un po' dopo, effettivamente. A me quello che ha colpito moltissimo di Ducasse, al di là della cucina, dei prodotti, di una brigata pazzesca che ha. Cosa avevano di speciale? Aveva di speciale la voglia di condividere la cultura, di condividere il sapere, e soprattutto anche di l'umiltà di chiederti che ne pensi di questa cosa, ti faceva assaggiare un piatto e voleva sapere tu che ne pensavi. Mi ricordo, non so, quando dovevano fare la pasta, diceva vieni qua, insegnaci come si fa. Questo non è scontato in una cucina di caratura mondiale, e lui è una persona estremamente umile
ma sa di essere un grande chef. Siete ancora amici? Sì. Vi vedete? Ci siamo visti a Napoli, no, siamo visti a Napoli, ma lui ormai è presissimo e sta facendo diversi progetti in Italia, quindi sta bello incasinato. E questa sfida tra Italia e Francia, la continua diatriba? Sicuramente loro sono stati gli iniziatori della grande ristorazione mondiale. All'indomani della rivoluzione francese, i grandi chef di tutta la Francia si sono ritirati, sono tornati nelle loro case, spesso fuori di Parigi, fuori dalle grandi corti dell'epoca, e hanno cominciato ad aprire tanti piccoli ristoranti. Ognuno proponeva la cucina che avevano in qualche modo preparato alle corti di re, principi e tutto il resto, e quindi è nata la grande cucina di 2 secoli fa, quindi hanno cominciato almeno 200 anni prima di noi. Quindi sono stati i francesi Sì, a iniziare. Il concetto di grande ristorazione sono stati loro a iniziarlo, sulla falsariga di quel modello che era quello delle grandi corti. Quindi il cliente andava a mangiare i piatti che avevano loro sempre preparato per i reali, per i principi, quindi era un'esperienza esclusiva per pochi, e questo fatto si è evoluto nel tempo. Noi fino agli anni 50 del dopoguerra avevamo una cucina meravigliosa, strepitosa, con tante variabili, con tante varietà in ogni angolo dello stivale, ma avevamo sostanzialmente qualche ristorante negli anni 50 e diverse trattorie di paese, eccelse, ci mancherebbe, ma non avevamo l'idea del cibo come esperienza, così come invece i francesi hanno cominciato prima di noi, ecco, in una sola parola. E oggi per noi loro rappresentano sempre una fonte di ispirazione importante, un modello, perché no? Nei vini è successo grosso modo la stessa cosa, no? Che hanno stabilito cosa piantare e dove piantarlo 150 anni prima di noi, quindi capisci bene che è figlio di un altro tipo di ordine mentale la loro esperienza. Hanno avuto una capacità di codificazione che non abbiamo potuto forse fare noi, perché troppe differenze, troppe regioni, troppi angoli dove la genovese si fa così, no? La Napoli si fa così, ma Avellino si fa così, e non ne parliamo. Mille troppe differenze, però è anche questa la grande ricchezza della cucina italiana, che secondo me dobbiamo tenerci stretta, perché non ti stanca mai, non sai mai abbastanza, e quindi sempre informazioni nuove, sempre esperienze nuove. E in Italia oggi abbiamo dei grandissimi ristoranti, siamo stati bravi a crescere anche abbastanza velocemente, ma il grande lavoro che hanno fatto i francesi anche all'estero va sottolineato, perché oggi nel mondo ci sono sicuramente tanti grandi ristoranti francesi, qualche ristorante italiano, c'è poco da fare. E tu dalla Francia cosa ti sei portato dietro? Il loro modo di costruire le salse, che poi la gente ha sempre idea che le salse siano fatte con la panna o col burro, ma non è vero, perché c'è un lavoro molto affascinante dietro. Quella parte lì, secondo me, io me la sono portata e mi è servita tantissimo, perché una salsa, quando è fatta bene, spinge il piatto alle stelle, proprio cambia tutto. E la capacità di riuscire a giocare con le salse, con i contrasti, può essere una chiave in cucina davvero meravigliosa. Poi, ripeto, se noi torniamo indietro nelle nostre cucine di casa, troviamo tanta sapienza, tante informazioni, che però dobbiamo essere bravi ad attualizzare. Adesso ho un piccolo gioco, ti introduco la nostra black box. Devi toccare. Tocca, indovina che cos'è. Che cosa può essere?
burro. Burro. Fuochino, quasi, però secondo me è una cosa che tu non utilizzeresti mai nella tua cucina. Margarina? Sì. Veramente, cioè, veramente. Dimmi il tuo rapporto con la margarina. Perché no? Non ho mai capito perché l'hanno inventata sta margarina, sinceramente. È stato sempre un prodotto che non mi sono mai riuscito a far piacere in nessun modo. Perché c'è il burro, c'è l'olio extravergine, la margarina è lì che non sa neanche da che parte andare. No. Non è per me. Ok, bocciato. Ma a me piacciono i grassi veri, mi piace anche la sugna più della margarina. Esatto, la sugna, è vero, che è la tradizione napoletana. Perché la sugna è un grasso vero, il nostro corpo lo riconosce, il burro, l'olio, ma già gli oli di semi quando sono un pochino troppo, come posso dire, inventati, già non mi piacciono. Quindi il consiglio è quello di restare? Ma restiamo con i piedi per terra. Nella semplicità. In una sola parola, sì. Restiamo con i piedi per terra, scegliamo prodotti i prodotti che mangiavano i nostri nonni. Il piatto che ti faceva tua mamma che ti fa impazzire ancora adesso? La parmigiana di melanzane. Doppia frittura o? Sempre doppia frittura. Doppia frittura sempre? Sì. Ah, bene. Sembra una roba pesante, ma non lo è. Quando tu metti sale sulle melanzane e poi le strizzi per buttare via l'acqua in eccesso, quando tu immergi la melanzana nella pentola con l'olio, che poi non si immerge, si deve friggere da un lato e dall'altro, l'acqua che esce dalla melanzana non fa entrare olio, quindi tu hai fritto, la asciughi, è come se fosse stata cotta ma non bollita, perché se tu la cuoci in frittura parti da 130 gradi, 125 gradi, se tu la cuocessi a vapore è 100 gradi e quindi verrebbe meno gustosa. Quindi una volta che tu hai fritto una volta, fritto, poi la accoppiamo con il fior di latte, il basilico e l'altra fetta di melanzana, poi la passiamo nella farina leggermente, uovo, scoliamo bene e friggiamo una seconda volta. Ma qui la patina esterna dell'uovo con la farina forma un'altra barriera per l'olio, quindi diciamo di olio ne assorbe molto poco. E poi una volta fritta la poi melanzana si sistema in una teglia alternando strati di salsa di pomodoro, diciamo semplice, basilico, quindi pomodoro, basilico, melanzane fatte così accoppiate, e poi ancora pomodoro, basilico, sempre con un po' di parmigiano, molto semplice, e poi si lascia cuocere diciamo a 160 gradi almeno un'oretta, piano piano, anche abbassando a 150, e poi si mangia non riscaldata, mangia tiepida, non troppo calda. Non troppo calda, quindi una volta cotta la si fa raffreddare, la si fa riposare. Basta, senza riscaldare più. Il giorno dopo è meglio. Il giorno dopo è meglio? Meglio. Ecco il segreto, ecco il segreto. La parmigiana di Gennaro. On the go. On the go. With Ginta.